Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Oggi mi sono svegliata benissimo e quindi ho detto mi sono caricata tantissimo per fare l'ennesimo video sull'aviazione e come ogni martedì diciamo che dobbiamo fare un video su rimedi da una hostess di volo e oggi parleremo proprio di mal d'aria o mal d'aereo. O se diciamo per un gergo medico, la cinetosi. Resta con me. Se stai guardando questo video, probabilmente vorresti diventare un assistente di volo. E pensa un po' prima di accedere a questo lavoro, il fatto che tu dovrai volare per tantissime ore, anche per 10 ore al giorno, e avere la nausea per il mal d'aria. È un casino, però pensate a me. 2 mesi sono stati 2 mesi di incubo in cui io ho avuto la nausea quasi tutto il tempo, soprattutto al decollo e all'atterraggio. Sono dovuta ho dovuto prendere delle medicine per poter volare, quindi io come hostess di volo non avrei mai potuto fare questo lavoro se non avevo una grande motivazione, quindi continuare. Mi sono detta prima o poi dovrà finire, cioè non potrà andare avanti per sempre. E mi ricordo che mio padre proprio mi disse che i suoi primi 2 mesi su una nave, quindi il disturbo di mal d'aria, e non soltanto mal d'aria, è anche mal d'auto, mal di mare. I primi 2 mesi suoi sono stati tremendi, però è andato avanti perché comunque non poteva fare altrimenti e prima o poi è finito. Ma come si manifesta il mal d'aria? Innanzitutto abbiamo dolori di testa e di stomaco dovuto proprio alla scarsa ossigenazione del cervello. Poi abbiamo difficoltà di respirazione, naso chiuso, difficoltà di mettere a fuoco, quindi è una specie di confusione. Poi nel peggiore dei casi un dolore muscolare diffuso. A che cosa sono dovute queste manifestazioni? Al fatto che i nostri occhi non percepiscono il movimento, però il nostro orecchio percepisce tutte le oscillazioni dell'aeromobile. Dunque per questo succede che si crea un conflitto percettivo. L'occhio dice una cosa, l'orecchio dice un'altra cosa. Dall'altra parte la scarsa ventilazione con odori molto forti, la scarsa ventilazione, diciamo così, e il rumore eccessivo non fanno altro che aumentare proprio questo disagio. Poi nell'aereo ho visto tantissime persone proprio pallide, non ce la facevano più. Quali sono i rimedi? I rimedi sono diversi, da quelli da prendere una medicazione, ci sono gomme da masticare, travel gum, c'è la xamamina, ci sono tantissimi altri farmaci per il mal di aria e male in generale di movimento. Però queste pastiglie possono dare un effetto secondario, tantissimi effetti secondari come la sonnolenza, perché sono soprattutto degli antiistaminici, quindi creano una sedazione. Mi ricordo che stavo solo dormendo tutto il giorno, fin quando poi alla fine ho trovato un altro rimedio che non ha nessun effetto secondario e che sono dei braccialetti da mettere al polso. Questi braccialetti sono semplicemente una fascia elastica che si mette intorno al polso in dei punti precisi questa è la piega del polso, no? Quando piegate così, poi questo braccialetto contiene un pirulino, un bottone di plastica all'interno che tu lo devi mettere tra i due tendini. Se voi fate questo movimento ci sono due tendini, ok? Esattamente in mezzo è da mettere questo bottone che vi ho parlato di plastica. È esattamente a 4 cm dalla piega del polso. Questo braccialetto semplicemente fa sì che metta in pratica l'agopuntura cinese. Semplicemente mette una pressione in un punto chiamato punto P6.
Dall'altra parte, che rimedi ci sono? Masticare una gomma allo zenzero o masticare una gomma alla menta. Dall'altra parte, quello che tu fisicamente puoi fare è scegliere un posto nella parte centrale dell'aereo dove le oscillazioni sono minime e poi vicino al corridoio. Se non puoi stare vicino al corridoio, vicino alla finestra dove tu puoi distrarti, e questo è un elemento molto importante per sconfiggere questo disagio, devi guardare per distrarti, per non pensare. Una cosa che poi non devi fare, e che io lo facevo spessissimo, è quello di leggere o di fissare un punto su uno schermo, per esempio non fissare lo smartphone. Dunque questi sono i rimedi per sconfiggere questo disagio. Metti nei commenti che tipo di disagi hai avuto e come hai risolto. Magari tu conosci altri modi, altri metodi che io non ho elencato qui per sconfiggere il mal d'aereo. Se hai trovato queste informazioni utili e se vuoi rimanere sintonizzato con delle informazioni e consigli utili nel settore aviazione, metti un mi piace e iscriviti a questo canale così non ti perdi nessun video. Grazie, ciao!